Dico che se vuole una mano lo posso un po' accompagnare sul fuori quando lo passo. E vedono in te comunque un avversario molto forte. Così pensano, apprezzo. E abbiamo aggiunto gente che sarà davanti. Ecco. Senza questa gente sono arrivato ottavo l'altra volta, quindi come posso sperare di far di meglio oggi? Poi io punterò sempre sul mio compagno di squadra, che l'anno scorso ha dato molto bene anche lui, sicuramente quest'anno farà una replica. Oggi nessuna pietà veramente. Piloti che sono tutti pronti e allora con la sequenza delle luci che poi diventano verdi. Aurucci guadagna velocità, affianca De Santis, 58,7, battuto la Majorana. Aurucci diventa nuovo leader della gara. E là, eccoci qui con il terzo atto della DDG. Video che arriva un pochino dopo rispetto al Gran Premio di Bolzano. Io per primo contavo di farlo uscire un pochino prima, ma ci sono stati vari inconvenienti, c'è stato in mezzo un viaggio, non so se da vicino si nota questa specie di calamita qua della Bulgaria. Viaggio comunque notevole, che però appunto non c'entra un cazzo con questo video, e lì dietro c'è anche il solito pupazzino di tigre che mi devo ricordare di tirar via, perché da quando l'ho messo la mia tennista preferita, nonché Aryna Sabalenka, non ha più vinto un cazzo. Detto ciò, iniziamo a parlare di gare di kart e non più di figa, purtroppo. Ci tengo a lasciare Ci tengo a lasciare qui su i contatti social della DDG, Instagram e TikTok, andateci a seguire anche lì per sapere cose che qui arrivano con un certo ritardo, perché appunto i video escono alla fine. Il terzo atto della DDG l'abbiamo corso nella pista di Ottobiano. È la prima volta che ci corriamo lì, ma non dirò troppe particolarità perché c'è una situazione particolare dopo. Possiamo dire, per la prima volta ero sereno, e questo perché la gestione del tracciato ci ha aperto anche all'ipotesi di correre con la pioggia. E quel giorno lì che meteo c'era? Ebbene sì, Ottobiano, e già qui lo dico subito, sarà la prima gara bagnata dell'anno. Ma non voglio dare troppe particolarità, questo perché io avevo detto non avremmo più avuto fuorigiri, non avremmo più avuto Polina Sokolova, ma un metodo per portarla l'ho trovato, almeno un'ultima volta, perché poi effettivamente non ho più idea di come tirarla fuori. Detto ciò, abbiamo modo di vedere Polina un'altra volta e lasciamo che sia lei a introdurre il tutto. Prego Polina, spiegaci un attimino in che situazione ci troviamo. Buongiorno a tutti, io sono Polina Sokolova e bentornati a Fuori Giri. La DDG oggi entra in Lombardia per il suo terzo appuntamento, il Gran Premio di Lombardia, all'Enovo South Milano Kart. Questa è una pista nuova per il campionato, che mai si era trovato ospite a Ottobiano, sede del tracciato. Ma andiamo con i dati, questa è la classifica del campionato dopo il Gran Premio del Tirolo, con Aurucci e Tomasetto vicinissimi tra loro. Tuttavia, oggi ci troviamo qui, di fronte ad un servizio su una notizia che ha davvero colpito la DDG, riguardante il mercato piloti. Una notizia che scuote il mondo del karting nazionale. Patrick Campana, campione della stagione 2024, ha annunciato il proprio ritiro dalle competizioni. Una decisione arrivata come un fulmine a ciel sereno appena 3 giorni dopo il Gran Premio di Bolzano. Si chiude così una delle pagine più intense e iconiche degli ultimi anni. Il numero 45 della scuderia Coinflip, volto iconico della DDG, avrebbe comunicato personalmente al team la volontà di farsi da parte. Alla base della scelta, una stanchezza fisica e soprattutto mentale diventata ormai insostenibile. Eppure, i numeri di Patrick Campana raccontano la carriera di un pilota che ha lasciato il segno. 20 piazzamenti in top 5 su 24 gare disputate, 11 podi e 2 vittorie. Numeri che raccontano costanza, freddezza e talento. Numeri che oggi assumono un sapore diverso, quasi malinconico. Dietro il casco, però, si nascondeva un peso sempre più difficile da sopportare.
Fonti vicine alla squadra parlano di un pilota svuotato dalle pressioni, logorato da una stagione vissuta sempre al limite, dentro e soprattutto fuori dal circuito. Un addio che lascia un vuoto enorme nel paddock. Patrick Campana non era soltanto un pilota, era diventato il volto di una generazione. Il simbolo di una rivalità sportiva che aveva riportato il karting al centro dell'attenzione. Ma nel momento dell'uscita di scena, Campana avrebbe voluto lasciare anche un'eredità. Sarebbe stato infatti lui stesso a indicare alla coin flip IDD il nome del possibile sostituto, Mario Sollazzo. Un nome che fino a poche settimane fa sembrava lontano dai riflettori principali, ma che a Bolzano ha improvvisamente catturato l'attenzione di tutti. Chiamato a sostituire Filippo Colombarini, Sollazzo aveva sorpreso dimostrando discreta velocità e buona personalità, nonostante lo svantaggio enorme di non aver mai corso prima su quel circuito. Prestazioni che evidentemente non sono passate inosservate agli occhi del campione 2024. Ora il paddock si divide tra tristezza e curiosità. Da una parte l'addio di un protagonista che ha segnato un'epoca recente, dall'altra l'attesa per capire se davvero Mario Sollazzo sarà l'uomo scelto per raccoglierne il testimone. Perché nel motorsport, come nella vita, ogni fine lascia sempre spazio a un nuovo inizio. Ma alcune uscite di scena fanno più rumore di qualsiasi vittoria. La domanda che voi vi farete è: perché la federazione non ha rilasciato una comunicazione ufficiale sul ritiro di Campana? Beh, abbiamo per voi un ulteriore servizio che spiega la situazione alla vigilia del Gran Premio. Doveva essere una normale settimana di avvicinamento al GP di Lombardia. Si è trasformata in un caos totale. Tutto comincia dopo il GP del Tirolo. Dopo il ritiro di Campana, Samuele Canella conferma subito la propria assenza, mentre Filippo Colombarini, ancora senza l'ok del centro medico, è costretto a saltare la terza gara consecutiva. Ma il peggio deve ancora arrivare. Tra mercoledì e sabato, con la gara prevista la domenica, arriva una valanga di forfait. Nicolò Beneventi è assente per lavoro. Ivan Baratella dà forfait per motivi personali. Leonardo Randoli si ferma per problemi di salute. Elia Tomasetto, leader del campionato, annuncia clamorosamente la propria assenza. Lorenzo Morini sparisce dalla entry list senza spiegazioni ufficiali. 8 assenze complessive, 5 nel giro di pochi giorni. E a quel punto la DDG è costretta a correre contro il tempo per salvare il weekend. Partono appelli social last minute per nuovi piloti. Underdogs Racing chiama Roberto Salaris, pilota sardo classe 1992, per sostituire Tomasetto. FC Racing affida invece il sedile di Beneventi a Davide Buzzoni. Poi entra in scena ancora Patrick Campana. Nonostante il recente annuncio, l'ex coin flip richiama 2 vecchie conoscenze della sua carriera nel sim racing. Simone Casciaro, che sostituirà Samuele Canella, e Michael Bevilacqua, che sostituirà Morini. Ma c'è ancora un colpo di scena. Per arginare l'emergenza, la federazione chiede proprio a Campana di rinviare il ritiro e restare in pista ancora per una gara, lasciando Sollazzo in prestito alla FC Racing per sostituire ancora Colombarini. Così, alla vigilia del GP di Lombardia, il campionato si ritrova sospeso tra emergenza e spettacolo. Una griglia ricostruita pezzo dopo pezzo, un paddock in apnea e un weekend che, nel giro di 4 giorni, è diventato già storia. Di conseguenza, ci sono stati fuoco e fiamme, assenze, ritiri posticipati, sostituti, appelli. Prima di lasciarvi alle interviste, abbiamo la nostra inviata speciale, Domenica Melalavo, di fronte ad uno dei tifosi della DDG Kart Series. Grazie Polina per la linea. Allora, che sensazioni provi alla vigilia della gara? Meravigliose. Sono appena andato a fare una schedina sulla gara. Ah sì, e su chi hai scommesso? Aurucci? Tondelli? Vallieri? Solo i mezzi uomini fanno queste scommesse così scontate. Questo cappellino me lo regalò Michael Bevilacqua dopo Le Mans 2019, quando divenne campione del WEC. Vedendolo pronto a correre in questa gara, sono andato a giocarmi la rata dell'affitto su di lui vincitore e se succederà mi trovate nel parcheggio a fare l'elicottero. Beh, come al solito siamo arrivati alla fine. Vorrei dirvi che do la linea alla F per le interviste, ma con Beneventi assente ha tirato pacco anche lei. Dunque, vi lascio alle interviste fatte dal povero Campana, costretto agli straordinari. Da Polina è tutto, un bacio. Ok Roberto, come approcci il Gran Premio di Lombardia? Cercherò di vedere prima cosa, oggi sì, situazione bagnata, quindi questo circuito ho corso un po' di volte, ma in queste condizioni sono molto inesperto, quindi
devo un attimino valutare come approcciare prima le qualifiche e poi la gara. Sarà sicuramente una qualifica difficile, anche una gara difficile, però il mio obiettivo è cerco di arrivare almeno in top 10. Poi quello che si arriva a qualcosa di meglio ben venga, sempre. Pensi quindi che la pioggia per te possa essere più un male che un bene, o sbaglio? Pensando adesso come adesso, sì, perché è la prima volta, quindi non so proprio come approcciare per un circuito come questo, quindi sarà anche un po' difficile. Ok Simone, ci troviamo oggi al Gran Premio di Lombardia, arrivi da sostituto di Samuele Canella in Dual Apex e con che sensazioni approcci questo Gran Premio? Beh, innanzitutto cerchiamo di rimanere in pista, viste le condizioni difficili del tracciato. È un circuito nuovo anche per me, quindi lo è a quanto pare per quasi tutti in griglia. Almeno non è uno svantaggio da questo punto di vista. Saranno condizioni difficili, come ho detto prima. L'obiettivo sì è prendere qualche punto, speriamo di entrare in top 15 perlomeno, poi chiaramente in gara 2 andremo con sensazioni a seconda di come andrà gara 1. Hai fissato un obiettivo in particolare per la gara di oggi? No, verrò qui per divertirmi innanzitutto e poi sì, come detto, cercherò innanzitutto di prendere qualche punto, poi ovviamente se andrà meglio ci faremo gli obiettivi strada facendo. Siamo qui con Davide, una delle nuove entrate per questo Gran Premio di Lombardia, al posto di Nicolò Beneventi. E con che ambizioni arrivi al Gran Premio di Lombardia? Ma sicuramente vengo qua con cercare di capire un po' anche gli avversari come sono, è la prima gara, cerchiamo di non far danni, cerchiamo di far punti, portare a casa e di essere solidi subito anche in qualifica, adattarsi subito al tracciato, capire un po' il grip, com'è, bagnato, non bagnato, un po' di umido, cerchiamo la linea, la traiettoria ideale e speriamo di far punti, di fare della bagarre, ecco. E la domanda che ti faccio è, hai avuto modo di studiarti qualche valore sul campo e capire dove ti puoi trovare o arrivi un po' alla cieca? No, arrivo un po' alla cieca, io so quali sono i miei punti di forza e io mi applico, poi dopo vedo, ecco, se gli altri ne hanno di più. Ok Mike, ti troviamo qui al Gran Premio di Lombardia da compagno di squadra di Arturo Fantini. E con che sensazioni arrivi al circuito? Le sensazioni sono un po' strane perché ho tanta voglia di scendere subito in pista per provare a vedere a che livello sono, a che punto sono, però questa pioggia qua un po' mi preoccupa perché è la mia prima volta sull'acqua. È una bella esperienza e mi piace poter lottare con qualcuno comunque in pista e vediamo a che livello siamo quando andiamo in qualifica già. Hai un obiettivo per la gara di oggi? Sicuramente arrivare tra i primi 10. Il mio obiettivo è arrivare tra i primi 10 e perlomeno gara 1. Gara 2 se si può fare qualcosa in più è meglio. Ok Christian, ti troviamo 23esimo in classifica, anzi 22, mi correggo, ancora 0 punti. Con che ambizione ti presenti oggi al Gran Premio di Lombardia? Allora, con grandi ambizioni, l'ultima gara l'ho saltata, ma adesso siamo 100% pronti e prendiamo quello che è nostro. A livello di salute ti abbiamo recuperato del tutto dopo l'ultima gara? Sì, diciamo. No, dai, sì, sono al 100% pronto, più forte che mai. Ok Marco, hai creato delle divisioni nel pubblico perché il primo commento che è arrivato dagli spalti, dalla tifoseria è: cosa è successo a quel De Togni che era sesto in griglia a Cervia e adesso ha ancora 1-0 sulla sua casella dei punti? Sinceramente non ne ho appena conoscenza anch'io, non capisco come sia possibile, insomma pensavo di fare un pelo meglio, ecco, rispetto a come appunto sono partito, ma non riesco a carburare ancora, quindi mi trovo un po' in difficoltà. Pensi che la pioggia di oggi potrebbe darti una mano come classifica, come gara per risollevare un po' questa stagione? Si spera, è un po' un'incognita perché è pista nuova, mai corso poi sul bagnato, quindi tutta la novità, è tutto da vedere e spero che possa andare meglio. Ultima domanda che ti faccio è che su 3 gare avrai 3 compagni di squadra, tutti diversi tra loro. Prima gara Canella titolare, seconda gara Majorana e oggi Simone Casciaro. Come ti senti? Ma mi sento tranquillo, in realtà perlomeno altri che portano a casa punti rispetto a me. No, volevo insultare comunque il mio compagno perché è un po' un pezzo di merda a mancare sempre. Questa parte spero che anche il compagno di oggi possa portare a casa punti. Ok Davide, ti troviamo qui oggi dopo l'assenza di Bolzano e la prima domanda prima della gara di oggi è: stai meglio? Sì, sono già rimesso in forze, la costola è tornata dove doveva stare, quindi siamo a posto. E con che sensazioni approcci questo bagnato Gran Premio di Lombardia?
Male, perché l'ultima volta, cioè le primissime gare che facemmo al tempo, mi ricordo che ero uscito tante volte col bagnato e non è una mia difficoltà alta affrontarla, però si spera di non uscire fuori pista. E ti sei fissato un obiettivo per la gara di oggi? Certo, non arrivare ultimo. Ok Lore, ti troviamo oggi qui con una situazione di classifica decisamente difficile rispetto all'anno scorso. Sì. E con che sensazioni arrivi al Gran Premio? Allora, oggi insomma ci sono tanti dubbi, anche perché comunque piove, anche tanto, la pista è tanto bagnata. Io come al solito insomma proverò a dare del mio meglio, il gruppo è competente, molto competente, vediamo cosa succede in pista. Pensi che la pioggia possa essere più un aiuto per te o più uno svantaggio? Beh, diciamo che è una domanda un po' difficile da rispondere, sicuramente è uno svantaggio un po' per tutti, quindi si vedrà cosa succederà insomma. Ok Mario, ti ritroviamo ancora oggi presente in griglia di partenza nella DDG, vieni da un 11° un 12° posto a Bolzano, e come ti senti per la gara di oggi? Per la gara di oggi mi sento molto bene, le condizioni della pista sono quello che sono, quindi cerchiamo di non sbagliare prima di fare bene e niente, sono contento, è una bellissima pista, l'ho provata ieri con l'asciutto, quindi oggi sarà una condizione completamente diversa, i punti di riferimento di ieri non servono a niente e cerchiamo di divertirci e che sia una bella gara. E domanda al veleno, pensi che la pioggia sia più un bene o un male per te? Io penso che sia più un male perché ieri ho preso punti di riferimento sull'asciutto, perciò oggi devo riniziare un po' da zero, comunque cerchiamo di far bene e sono contento. Ok Gianluca, e come ti senti alla vigilia di questo Gran Premio di Lombardia bagnato? Ma non ambirò a chissà cosa vedendo la pista, cioè molto bagnato. Spero sempre di rimanere lì nella top 10 magari, però più in alto non si va. Magari forse con l'assenza oggi qualcosina di più si potrebbe puntare, forse. E domanda al veleno, l'assenza del tuo compagno di squadra, nonché primo in classifica, come ti fa sentire? Abbandonato. Perfetto. Chi altro? Ok Rami, ti troviamo qui al Gran Premio di Lombardia e la prima cosa che ti chiediamo è, visto che spesso hai affermato di non trovarti bene con la pioggia, come ti senti oggi? La stessa identica cosa, perché qua è una nuova pista, mi piace, aspettavo un tempo asciutto per poter dare veramente il massimo. Adesso come adesso sono preoccupato, ma darò il mio massimo lo stesso. Però ti dico sono preoccupato perché sai che l'ultima gara con la pioggia mi sono fatto malissimo, che sto andando pure dal fisioterapista anche adesso, quindi speriamo bene, speriamo bene. Ti sei fissato un obiettivo per la gara di oggi? No, dopo la pioggia onestamente no, l'unico obiettivo è star vivo. Ok Francesco, ti troviamo oggi in una posizione di classifica alla quale non siamo abituati a vederti perché sei 12°. E con che sensazioni arrivi al Gran Premio di Lombardia? Sono molto speranzoso, quindi cercherò di dare il massimo. Spero sempre nella top 10, ma appunto più alla top 5 sono in su, sperando nella pioggia e nel sottosterzo. Tu, quando ci sono state le gare bagnate, ci hai regalato belle prestazioni perché avevi ottenuto una tripletta al Gran Premio di Pomposa e tra l'altro al Gran Premio di Bolzano dell'anno scorso ti stavi giocando il podio. Pensi di avere un vantaggio sugli altri rispetto all'asciutto? Spero proprio di sì, anche perché amo guidare nel bagnato, quindi spero vivamente. Ok Pietro, ti ritroviamo oggi dopo un Gran Premio del Tirolo piuttosto difficile che ti ha fatto scivolare addirittura 11° in classifica. Che sensazioni hai? Diciamo non troppo buone, perché è una pista che non ho mai fatto e poi col bagnato non so come si possa evolvere la situazione. Cercherò di fare il miglior risultato possibile e sfruttare le occasioni. Quale potrebbe essere secondo te il miglior risultato possibile? Cerco di ambire a un podio. Quanto sei arrivato la scorsa gara? Ritirato in gara 1. Ritirato in gara 1. Mi si è rotta la sospensione.
e nono in gara 2. Quando vuoi. Allora, Te lo fisso, Dio maiale. Ok, riparti. Ok, avevo idea che non si è mai fermato. Taglierai. No, sì, esatto. Caropata, 10° in campionato. Come te la senti questa gara? Allora, nella gara di oggi dico sono più che altro contento perché Ottobiano è una pista da cui che volevo visitare da tanto tempo. La pioggia mi gasa perché era da tempo che volevo una gara con la pioggia, poi andrà male sicuramente, però è una situazione che gasa perché entrano altri valori che con l'asciutto non vedi. In più ci sono delle presenze particolari perché Simone Casciaro e Michael Bevilacqua sono due piloti che io ho affrontato per diverso tempo sui simulatori e sono molto curioso di vedere dove mi trovo rispetto a loro oggi. E qualche posizione che ti aspetti già? Hai posizioni che pensi? L'obiettivo è stare dentro la zona punti. Ok Yuri, ti troviamo ottavo in classifica alla vigilia del Gran Premio, addirittura proveniente da un quarto posto, dietro tra l'altro a 2 riserve. Come approcci questo Gran Premio? Dalle voci tra l'altro dicono che te bramavi una gara bagnata. Sì, allora veniamo dal quarto posto di Bolzano che è stato inaspettato, un risultato molto positivo e a quanto pare avremo la gara sul bagnato, sicuramente può avere vantaggi e svantaggi, però sono curioso di capire come mi comporterò in queste condizioni, sperando di non fare troppi errori. Aspetta, me l'hai appena detto l'obiettivo perché non so capito. No. E dunque, pensando appunto che bramavi una condizione del genere, che obiettivo ti fissi per la gara di oggi? Allora, l'obiettivo standard, come dico sempre, i primi 10. Con la pioggia, se riesco ad avere un buon feeling e se gli avversari magari lasciano qualcosa, perché no, anche un primi 5 posti. Ok Lore, ti troviamo settimo in classifica e reduce da un fine settimana su livelli diversi a Bolzano, dove ti abbiamo rivisto su livelli dell'anno scorso. E come ti senti alla vigilia del Gran Premio di Lombardia? Mi sento abbastanza bene e spero di fare una replica di quella che ho fatto l'ultima volta, anzi magari meglio, possibilmente, però vedendo la pista e le condizioni non sono molto fiducioso sinceramente, sono già contento se non esco contro un muro e sono già contento se rimango in pista. Tu dici spero, ma un obiettivo te lo sei fissato per oggi? No, sinceramente no, se proprio devo fissarlo ora, magari nei primi 10 sono già contento. Siamo qui con Arturo, attuale sesto in classifica, ma terzo dei piloti titolari. Come ti senti oggi alla vigilia del Gran Premio di Lombardia? Molto bene, pista nuova, interessante, non la conosco, che apriamo un layout con anche un asfalto molto bagnato, quindi insomma siamo fiduciosi. E un tema scottante, non hai il tuo compagno di squadra titolare, ma al tuo fianco è arrivato Michael Bevilacqua. Come ti senti con questo cambio di formazione? Allora, il mio compagno titolare, Lorenzo, non si è presentato perché gli sponsor non hanno pagato e quindi il ticket entry non c'era. Bevilacqua adesso non lo conosco a livello sportivo, però mi sembra sul pezzo, cioè quando ci siamo presentati. È partito, Dio. Sì. Oh. Siamo qui con Matteo, attuale pilota in seconda posizione in classifica, a soli 2 punti dall'assente Tomasetto. Come ti senti oggi alla vigilia del Gran Premio di Lombardia? Mi sento come tutte le altre volte. Io, madonna, che fino in cancer. No, questa pista non l'ho mai fatta e ho visto che oggi piove, quindi sarà tosta provare una pista nuova sul bagnato per la prima volta. Quindi pensi che la pioggia ti favorisca o ti sfavorisca? Penso che mi sfavorisca, quindi devo cercare di limitare i danni il più possibile. Come avete potuto comunque notare, se c'è una ragione valida, come dicevo all'inizio, di seguire i canali social, è che appunto se volete correre una gara della DDG e dovesse esserci posto, voi seguendo Instagram o TikTok riuscite a scoprire subito se c'è un posto a disposizione, come è stato questa volta. Quanto c'era da dire è stato detto alla fine. Le interviste le avete viste tutte,
sebbene gli inizi promettevano che io mi sarei presentato a Ottobiano da pilota ritirato e quindi sugli spalti a grattarmi la borsa e a bermi una birra, questo non avverrà appunto per tutta quella serie di fattori che è avvenuta, appunto tutte le varie assenze, e dirò la verità, qualche ragione di correre Ottobiano alla fine c'è, perché uno è una pista molto bella e da tanto tempo ci volevo correre, e insomma il primo anno della DDG a Ottobiano era un po' un peccato non correrla. Due, che alla fine è stata la ragione indispensabile, ci siamo trovati a un certo punto in 12. Io non posso presentare 12 persone al tracciato quando ne avevo promesse circa 20. Abbiamo fatto il possibile e non avendo appunto la certezza di trovarli tutti, i vari Mike, Simo, Rob, Buzzo, eccetera eccetera, io già dovevo prendere questa precauzione. Ad ogni modo, so che dietro al mio ritiro potrebbe nascere una domanda per chi non è della DDG e quindi non mi ha chiesto direttamente cosa è successo. È giusto dare delle spiegazioni, ma non lo farò in questo video. Trovate un indirizzo in descrizione, proprio c'è scritto video spiegazione. Cliccate lì e arriverete a un video non elencato dove io spiegherò il tutto, tutta la situazione a 360 gradi. Ad ogni modo questo Gran Premio, ve lo dico, è importante proprio perché al di là di tutto, uno, ho avuto modo di vedere l'attaccamento al progetto da parte di diversi volti. Ho avuto modo di notare ancora che il progetto ha una base vincente, perché comunque portare 4 piloti sostituti, e ne avrei potuti portare anche 6, appunto, avrei potuto portarne altri 2, solo che per varie coincidenze non sono riuscito a riempire totalmente la griglia. È sempre una botta di autostima. Oltre a tutto ciò, ho rivisto Simo dopo averlo visto al Gran Premio di Monza. Ero andato a vedere una gara di Formula 1 per la prima volta, dove Alonso ha fatto la bellezza di 9 giri prima di ritirarsi per problemi al motore. E fa ridere perché c'ho il cappellino della McLaren qua dietro, proprio quel cappellino preso a Monza. Con lui ci ho corso diverse gare tra Formula Italian Team, tra Formula Nation e tante gare. Sono felice di averlo rivisto e soprattutto in una gara dal vivo. E Mike, anche lui, cioè con Mike poi insomma non solo le gare, delle diverse partite pro club, abbiamo fatto anche 2 anni di fantacalcio. 2 anni di fantacalcio dove tra l'altro la sua dolce metà ci ha bastonati e sodomizzati tutti. Forse questo era meglio non aggiungerlo. Per chi ha seguito il primo canale, con lui ho corso i campionati del WEC su Gran Turismo Sport. È stato all'atto pratico il mio vero ultimo compagno di squadra sui simulatori, perché cioè sulle gare online, perché poi appunto dopo di campionati non ne ho più corsi, non ho particolari problemi né niente da dire, che è stato il miglior compagno di squadra che abbia mai avuto, e fa piacere vederlo per la prima volta in pista. Appunto noi ci siamo conosciuti grazie alle gare, e vederci per la prima volta in una gara, wow. Permetto di dire, quando eravamo compagni di squadra guidavamo una macchina disegnata con la livrea disegnata da me. Penso sia stata una delle livree più belle che abbia disegnato da quando corro, ma proprio a mani basse. Pista bagnata, pista lunga, la più lunga del campionato. Avete ascoltato tutte le interviste che purtroppo ho dovuto fare io, e continuo a dire quanto sarebbe importante un'intervistatrice fissa. Devo fare i più vivi complimenti al circuito di Ottobiano, perché è stato un servizio magistrale, stracordiale, molto, non so se sia il termine giusto, accondiscendente, perché noi siamo arrivati lì fin da subito, abbiamo spiegato appunto che noi eravamo quelli della DDG e tutto, e abbiamo detto facciamo un attimo le interviste, ci siamo, e loro
andate pure là in sala briefing, ve la lasciamo per fare tutte le vostre riprese, per fare tutte le vostre interviste e poi facciamo tutte le cose del caso, tutte le spiegazioni, tutta la riunione, così. Colui che ha fatto il briefing, il buon Marcello, gli faccio i più vivi complimenti perché nonostante fosse una situazione parecchio difficile, perché appunto gara bagnata, quando ti trovi ad affidare dei kart a chi non conosci comunque non è semplice, anche se appunto fai questo di lavoro, è riuscito a creare un clima sereno, non di terrore, con situazioni del tipo non dovete fare questo, non dovete fare quello, se lo facciamo bandiera nera qui e là, su e giù. Clima sereno, spiegare molto tranquillamente cosa è bene fare, cosa è bene non fare. Complimenti, c'è un motivo se questa è una delle piste più famose d'Italia e l'abbiamo avuto. Quando ho avuto parole negative da dire, le ho dette, e quando ho avuto parole positive da dire, le ho dette. Non ho problemi a dire le cose come stanno, che siano comode o scomode. E in questo caso qua mi permetto di dire che era giusto citare tutte queste situazioni. Detto ciò, una delle cose che è stata detta durante la riunione è vero che nei kart a noleggio può capitare il mezzo più veloce, il mezzo più lento, il bello della pioggia è che comunque siete livellati, perché il kart non arriverà quasi mai alla massima velocità e le differenze tra voi dipendono tutte dal pilota e dall'abilità. Da un punto di vista ero contento perché dico finalmente una gara senza scuse. Dall'altra non è che mi rincuorasse più di tanto questa situazione, perché devi avere una certa fiducia che onestamente non ho, o forse se ce l'ho avuta in passato, ma questa fiducia manca. Oltre che fare la citazione per Ottobiano, va fatto un enorme ringraziamento a Davide, il fratello di Pietro, che appunto è venuto con lui, che di sua spontanea volontà, senza che io gli chiedessi niente di particolare, perché a dir la verità non lo conoscevo prima di Ottobiano, sinceramente, di sua spontanea volontà si è messo in gioco per farci delle riprese dagli spalti e appunto rivedremo anche per questo Gran Premio delle riprese dall'alto per rendere il video un po' più bello, più dinamico e più interessante. Come dico sempre, quando qualcuno si mette in gioco io non posso fare altro che dire grazie, soprattutto in questo caso qua dove appunto non ho chiesto niente e mi sono trovato tra le mani un eccellente lavoro. Detto ciò, ci stiamo preparando alle qualifiche, 10 minuti di qualifica e tenetevi pronti, lasciamo andare i piloti in pista e godiamoci un po' di azione.